Ho deciso di cucire il mio abito da sposa, poi ho trovato quello perfetto e a quel punto ho dovuto scegliere, essere una sposa o essere una stilista. Questo è dietro le quinte di come ho realizzato il mio abito da sposa, con pochissimo tempo, 1000 dubbi e una scelta che non mi aspettavo di dover fare. Ok, partiamo dall'inizio. Io mi sposerò 2 volte. Cerimonia civile qui in Italia, che sarà una cosa veloce e burocratica, e poi ci sarà la cerimonia vera e propria, e quella sarà ai Caraibi. E ovviamente da stilista l'idea iniziale era chiarissima. Volevo ovviamente cucirmi da sola il mio abito da sposa per la cerimonia ai Caraibi. E avevo anche iniziato a documentare tutto il processo perché è un progetto enorme per me, ovviamente. Come i più importanti progetti che si rispettino, ho iniziato con un mood board, che è diventato un mix di immagini visive legate al mondo del mare, i suoi colori e soprattutto le forme eleganti e sinuose delle meduse che con i loro movimenti che seguono il mare hanno ispirato un sacco tutti i miei primi sketch. Ho fatto un bel po' di disegni all'inizio finché non è arrivato lui. Il disegno che avevo capito sarebbe diventato il mio abito da sposa. Un abito lungo con strascico, schiena scoperta e lacci dietro, taglio in vita e un sacco di layer sopra la gonna principale che creavano appunto quell'effetto di tentacoli delle meduse che si muovono a ogni movimento insieme alla gonna. In questa fase ero ancora tranquilla e forse me la sono presa fin troppo comoda, finché poi non è sorto il primo problema: il tempo. Ho iniziato a progettare l'abito a ottobre per sposarmi ad aprile. Ci ho messo 1 mese e mezzo solo per arrivare alla scelta del mio abito, quindi mood board e disegni vari. E lavoro full time, quindi l'unico momento per lavorarci erano i weekend e le sere. E chi lo cuce lo sa, un abito da sposa non è un progetto da weekend. Ma all'inizio ero super ottimista, tipo sì ce la faccio, 6 mesi sono sufficienti per fare un abito da sposa e poi soprattutto non lo voglio fare tanto complicato. Beh, spoiler, 6 mesi si sono rivelati troppo pochi. Quindi ho iniziato a correre a creare quest'abito in Claw 3D. L'idea era di creare una prima bozza dei cartamodelli dell'abito usando il programma, così da vedere già come stava addosso a un avatar delle mie misure e poi fare un prototipo in tela grezza per sdifettarlo. Nel frattempo però, a fine dicembre, nella fase in cui avevo già quasi finito i cartamodelli dell'abito, ho fatto una cosa che non pensavo avrei fatto. Sono andata negli atelier di abiti da sposa. Non per comprare, ma per studiare. È stato un suggerimento che mi è arrivato di punto in bianco da una persona che non è neanche del settore, ma che si è sposata di recente e che mi fa: Sara, ma sei sicura che la forma che hai in testa sia anche quella che a te veste meglio e che ti valorizza di più? Perché provarli addosso è tutta un'altra cosa rispetto all'immaginarseli addosso. E questo suggerimento mi ha spiazzato perché non ci avevo proprio pensato a questa eventualità. Ma aveva ragione. Quindi, primo appuntamento. Provo qualche abito. Ok, il mio è ancora meglio. Poi provo un abito che come struttura era molto simile al mio. E diciamo che non mi stava male addosso, non era male, ma non era neanche perfetto. E poi, verso la fine del primo appuntamento, provo quell'abito. E lo capisco subito, era quello giusto. C'è stato un momento in cui mi sono un po' bloccata, perché fino a lì era tutto molto chiaro nella mia testa. Io mi sarei cucita il mio abito da sposa. E invece mi ritrovo in un atelier, provo un vestito ed è perfetto. E questa cosa non era prevista, minimamente. Cioè, perché a quel punto non era più solo una questione estetica, era proprio una scelta più profonda. Cioè, io chi voglio essere quel giorno? Voglio essere la sposa che sceglie qualcosa che la fa sentire bellissima e speciale senza compromessi? Oppure voglio essere la stilista che crea il suo abito anche se magari non sarà perfetto allo stesso modo? E lì è iniziato il vero dilemma.
perché razionalmente era facile, era perfetto, mi piaceva la stoffa, mi stava benissimo, era lui, fine. Ma emotivamente io sono una stilista e per me l'idea di non creare da sola con le mie mani il mio abito da sposa era quasi come perdere una parte di me. Compro l'abito perfetto o rinuncio all'abito perfetto per creare il mio? E non c'era una risposta giusta. Mi sono presa una settimana di tempo per pensarci e alla fine ho deciso di comprare quell'abito. E non è stata una scelta facile, ma è stata la scelta giusta per me come sposa. Quello che mi ha sbloccato veramente è stato un pensiero. Potevo essere stilista per tutto il resto della mia vita, ma potevo essere sposa solo per quel giorno. La verità è che quel vestito mi faceva sentire esattamente come volevo sentirmi quel giorno, però non riuscivo a lasciare andare l'idea di creare comunque qualcosa di mio. Quindi ho cambiato completamente piano. Avrei cucito io l'abito per la cerimonia civile. Ho ripreso il design iniziale e l'ho trasformato più corto, al ginocchio, più sobrio e più adatto al contesto, ma comunque con un design che sentivo mio. Ho ripreso per mano il cartamodello in Clo 3D dell'abito lungo che avevo già quasi finito e l'ho accorciato, studiando bene le lunghezze dei vari pezzi, delle varie ruche, in modo da non creare una gonna banale, e ho sfruttato Clo 3D per visualizzare bene tutti i giochi di lunghezze. Ho fatto in modo che le ruche fossero un po' più corte davanti e un po' più lunghe dietro, che visivamente secondo me sta meglio. E qui, mentre sdifettavo l'abito in Clo 3D, mi è tornata in mente la gonna a ruota quadrata che avevo fatto tanto tempo fa e mi sono resa conto che probabilmente un volume un po' più ampio tipo quello poteva stare molto bene insieme alle ruche come base sotto. Quindi ho sostituito i pannelli della gonna con quelli della gonna a ruota quadrata, che sono diciamo ampi il doppio più o meno. Ho rimontato il tutto in 3D e il risultato mi è piaciuto subito un sacco, molto meglio di prima. Poi è arrivato il momento di testare finalmente quest'abito con un prototipo in tela grezza. E lì vedevo difetti ovunque. Sarà che le mie manie di perfezionismo saltano fuori quando devo fare un progetto che per me è importante. Il corpino era troppo stretto sul seno e creava delle brutte pieghe verso la manica. Dovevo allargare le spalle e la scollatura, sistemare la manichetta che stava troppo aperta sul dietro e anche allargarla perché me la sentivo tutta tirare. In un qualche momento avevo anche pensato di aggiungere dei filamenti di tessuto che richiamassero i tentacoli delle meduse. Ma qui ho provato a spillarli tra gli strati delle gonne e ho visto che non c'era granché valore aggiunto, solo lavoro in più, e ho lasciato perdere. Quindi sdifettamento. Sono tornata in Clo 3D e ho fatto le varie correzioni. E quando finalmente il modello funzionava, ho stampato tutto. E poi il momento più bello, sono andata a scegliere la seta. Vicino a casa mia c'è un'azienda che produce seta in cui non ero mai andata. Ma quale occasione migliore per comprare una seta a chilometro zero se non per il proprio abito da sposa? E lì ho sentito che stava diventando reale. Non volevo il solito bianco classico e lì ho trovato quello che inconsciamente stavo cercando. Un raso di seta di un rosa caldo pallidissimo, tendente al bianco. Un tessuto stupendo. E fin qua tutto bello, ma cucirlo è stata un'altra storia. Mi era rimasto un mese e mezzo.
solo sere e weekend. Perennemente stanca e sempre di corsa. E quando sbagli non hai tempo per sbagliare. Uno degli errori più gravi che ho fatto è stato questo. Ho cucito al contrario i pezzi delle ruche dietro invertendo dritto con rovescio. Perché sembrano giusti, ma ad ogni movimento che fa la gonna così tende a vedersi sempre il rovescio delle ruche. Comunque ormai non potevo farci niente, non avevo più tempo per scucire tutto. Quindi ho pensato di fare dei punti a mano per fissare le ruche dietro aperte invece che farle cadere libere. Quindi i problemi dovuti soprattutto alla stanchezza e alla fretta non sono mancati. Ma allo stesso tempo era anche il momento più mio di tutto questo percorso. Ero talmente dentro quelle ore di cucito, talmente presa, che sono riuscita a finirlo in tempo. Giusto pochissimi giorni prima della cerimonia, giusto il tempo di dargli una bella stirata e provarlo addosso con gli accessori. E alla fine ho capito che non dovevo scegliere tra essere una sposa o una stilista. Potevo esserlo entrambe, ma a modo mio. Questo è l'abito che ho indossato il giorno del mio matrimonio civile. E sì, l'ho fatto io. Se state creando qualcosa di importante per voi, anche se il percorso cambia, non significa che state sbagliando. Magari state solo trovando una versione della storia diversa e più vera.